faremo schiudere alle 3 di notte. Questo è l'uovo di Bloop e per farlo schiudere dovremo usare una strana sostanza. Poi abbiamo l'uovo dell'Enzy Monster e su queste istruzioni c'è scritto che dovremo metterlo sottoterra. E questo è l'uovo del Seether. Mi fa davvero paura. Ma per poterlo schiudere dobbiamo prima raggiungere i 10.000 like. Quindi amici, lasciate like e iscrivetevi al canale di Dani e Robby perché oggi faremo schiudere tutte queste uova. Il primo uovo che faremo schiudere sarà questo di Bloop. Guarda l'uovo, è pieno di denti super affilati. Sì, ma Robby, per farlo schiudere dovremo creare questa sostanza chimica. Seguiremo tutte le istruzioni così come riportato qui sopra e faremo schiudere quest'uovo. Mi raccomando, guardate tutto il video. Ecco la nostra postazione per creare la sostanza chimica. Accendiamo tutti i sistemi. Aumento un po' la potenza e iniziamo a creare la pozione per far schiudere l'uovo di Bloop. Guardate, tutto il liquido sta passando attraverso i tubi. Questo è un liquido che ridarà la vita al nostro Bloop. E adesso dobbiamo travasare questa soluzione proprio all'interno. Guardate, è tutta blu, proprio come Bloop. Per il prossimo passaggio bisogna ottenere polvere dei denti di Bloop. Vai Robby. Così dovrebbe bastare. E ora il passaggio più delicato. Dobbiamo unire le due sostanze. Sapremo se funziona solo se farà un sacco di schiuma. Allora vado, Dani. Voi amici, iscrivetevi. Guarda! Wow, non ci credo! E ora Robby, non ci resta che versare questa pozione sopra l'uovo di Bloop. Ma Dani, non possiamo farlo qui nel nostro laboratorio. Dobbiamo andare all'aperto. Ok, andiamo. Amici, siamo arrivati proprio qui vicino al lago e adesso faremo schiudere l'uovo di Bloop. Ovviamente siamo venuti in questo posto perché l'uovo di mostro marino si deve schiudere vicino a dell'acqua, ovviamente. Adesso verseremo la pozione e vediamo che cosa succede. Non so se è pericoloso, Dani. Ma noi siamo Dani e Robby e non abbiamo paura di niente. Sta per nascere un baby Bloop. Dani, allontaniamoci. Robby, sta funzionando! L'uovo si sta schiudendo! Finalmente il baby Bloop. Forza Baby Bloop, vai pure nel laghetto! Sì, ti abbiamo fatto schiudere qui, proprio per l'acqua. Il nostro Baby Bloop è felice e sta nuotando nel lago! Dani, io ho un'idea. Che ne dici se lo spiamo dall'alto con questo drone? Sì, ottima idea, fallo volare! Guarda Robby, si vede tutto il lago dall'alto! Il baby Bloop sta già crescendo e sembra proprio che si sia adattato al nostro laghetto. Che cosa è successo? Perché il drone si è scollegato? Dani, non lo so, non vedo più niente e ho perso il controllo del drone. Ma dove sta andando? Robby, fai qualcosa, non possiamo perdere il controllo del drone! Dani, proverò a disattivare la modalità automatica e prendere il controllo manuale. Ce l'ho fatta! Ci sono riuscito! Ma dove si trova ora il drone? Non siamo più sopra il lago! No, Dani, il drone è stato attirato in un altro luogo. E guarda, c'è qualcosa di molto strano, sembra una tenda. Sì, ma ci sono anche dei cartelli particolari, ma non riesco a leggerli dall'alto! Dani, sembra una postazione segreta e dovrebbe essere in quella direzione. Lo vedo dalla mappa. E allora andiamo lì a controllare di persona! Sì. Guarda Robby, è proprio quella la tenda che abbiamo visto dal drone! Fai silenzio, potrebbe essere pericoloso. Guarda, è pieno di cartelli che avvisano che qui c'è del pericolo. Sì, ma guarda, qui c'è una sigla con scritto SCP! Questa sigla sta a simboleggiare le forze speciali segrete che hanno sempre piani top secret. Forse è proprio per colpa loro che abbiamo perso il segnale del drone! Dani, se si sono stabiliti qui, significa che hanno un piano. Ma che cosa vogliono e qual è il loro piano? Un momento, qui c'è un cartello e su questo cartello è presente un uovo molto simile a quelli che abbiamo anche noi. Vuoi dirmi che è un uovo di Enzy Monster? Queste forze speciali segrete non sono affatto buone, sono cattive e se vogliono fare del male ai cuccioli di mostri
marini, è il nostro compito fermarli. Robby, dividiamoci e cerchiamo degli indizi per capire che cosa vogliono. Sì, ma dobbiamo sbrigarci, perché se questa postazione è qui, una delle guardie SCP potrebbe essere nei paraggi. Sì, fai attenzione. Guardate, hanno installato degli strani tubi in questa foresta. Forse ci sono dei meccanismi che neanche riusciamo a vedere. Guardate, questa deve essere una delle guardie. Fa un sacco paura. Ma vediamo se qui dentro c'è qualcosa. Guardate, qui c'è una cassetta molto pesante. Ma che cosa c'è dentro? Questo liquido sembra avere lo stesso colore della pozione che abbiamo usato per risvegliare Bloop. È troppo strano. Robby, guarda che cosa ho trovato. Questa strana valigetta. Dani, io direi di entrare all'interno di questa tenda e vedere se ci sono altri indizi qui dentro prima di aprire questa scatola. Va bene, ma voi amici, aiutateci in questa missione. Lasciate tantissimi like a questo video. Non è molto grande, Dani, e all'interno c'è soltanto una sirena d'emergenza e questa valigetta. Fammela vedere, Robby. Per aprire questa valigetta serve una combinazione. Una combinazione? Beh, è ovvio che abbiano dei sistemi di sicurezza. Dobbiamo trovare il codice per aprire questa. Questa invece non ha una combinazione, è aperta. Allora possiamo vedere il contenuto. Dani, hai sentito anche tu? Sì, Entriamo. andiamo. Chiudiamoci. Ho sentito dei rumori. Forse è una delle guardie SCP. Sì, Robby, facciamo silenzio. Shh. Ci è mancato poco, Robby. Bene, adesso che siamo di nuovo soli, direi che è il momento di scoprire i loro piani. Ecco fatto, guarda! All'interno ci sono 3 pacchi con le leggende dei mostri marini. Sì, Robby, ma questi SCP mi sembrano troppo interessati ai nostri mostri marini. Beh, allora apriamo queste box e vediamo cosa contengono. Vediamo che cosa c'è dentro. Guardate! Non ci posso credere, questo qui è un mega squalo bianco e ovviamente è un parente del nostro Bloop. Guardate, è super lungo e ha davvero un sacco di denti. Dani, però andiamo avanti e apriamo la seconda busta. Sì, ottima idea. Vediamo quale mostro marino uscirà. Non ci posso credere! Questo qui è lo squalo balena, una delle leggende marine più grandi del mondo! Spero di non trovarmelo mai davanti, Robby. Sai che potrebbe essere pericoloso. Sì, Dani, questo qui, se ti incontra, ti mangia in un sol boccone! Ma ne resta ancora un altro da aprire. Sono troppo curiosa. Guarda, questa è una tartaruga marina. Questa non è una tartaruga normale, questa è una tartaruga gigante a zannatrice. Ha delle zanne così forti che ti possono staccare una gamba. Secondo voi qual è il mostro marino più forte? Un secondo, Dani. Guarda, sotto i nostri mostri marini ci sono dei numeri. Forse segnano la combinazione della valigetta misteriosa che abbiamo trovato qui dentro. Ma certo, sarà sicuramente così. Adesso non ci resta che capire qual è l'ordine dei numeri corretto. Prova così: 5, 8, 2. No, Robby, la valigetta non si è aperta. Allora proviamo in questa maniera: 5, 2, 8. Niente. Amici, scrivete voi qui sotto nei commenti qual è l'ordine esatto. Robby, leggi che cosa hanno commentato. Hanno scritto che il primo è l'8, il secondo è il 5 e l'ultimo è il 2. Sì, Robby, la valigetta si è aperta. Grazie, adesso possiamo finalmente scoprire i piani degli agenti SCP. Guarda che cosa c'è qui dentro. Dani, questi qua sono dei cartelli di caccia. Stanno dando la caccia proprio ai mostri marini. Guardate, qui c'è Bloop, qui c'è l'Ansi Monster e qui c'è il Sea Eater. Dani, questo significa che il nostro piccolo baby Bloop potrebbe essere in pericolo. Adesso faccio rivolare il drone e vediamo se la situazione è tutta ok. Sì, muoviamoci. Guarda, Robby, la guardia è proprio lì e vuole catturare il nostro Bloop. Dani, non possiamo avvicinarci e farci scoprire, però ho un'idea su come mandarlo via. Ok, e allora fai qualcosa. Sì,
Utilizzerò il drone. Guarda, sono proprio sopra di lui e adesso mi avvicinerò e allontanerò velocemente. In questa maniera penserà di essere stato scoperto. Sì, sta funzionando, guarda, è spaventato. Sì, ed è andato via. Ce l'abbiamo fatta, il nostro cucciolo di Bluff è salvo. E penso proprio che quella guardia SCP non ci darà più fastidio. Adesso Robby che la zona è libera, possiamo far chiudere il prossimo uovo. Dani, tocca all'uovo di NC Monster. Aspetta Robby, vediamo se abbiamo raggiunto i like per far chiudere l'uovo di Sea-Eater. No, mancano ancora un sacco di like. Amici, lasciate like se volete vedere il baby Sea-Eater. Dani, prendi l'uovo di NC Monster e vediamo come possiamo farlo schiudere. Guardate amici, sopra ha proprio una mano come l'NC Monster. Le istruzioni sono chiarissime. Per far schiudere quest'uovo c'è bisogno di terra. Dobbiamo riempirlo di terra. Ok Robby, allora andiamo a scavare una buca. Robby, dobbiamo trovare un posto giusto dove sotterrare il nostro uovo di NC Monster. Abbiamo bisogno di metterlo sottoterra in modo tale che si possa schiudere. Sì, ma dove andiamo? Forse di lì. Sai cosa ti dico, Dani? Secondo me questo posto è super adatto. Non siamo troppo distanti dal lago e qui la terra mi sembra perfetta. Allora Robby, inizio a scavare. Amici, lasciate like per dare la forza a Robby di scavare. Sento che arrivano. Dani, guarda, sono velocissimo. Bravo! Woohoo! Robby, penso che così basti. Non serve che l'uovo sia totalmente sottoterra. In questa maniera riuscirà ad assorbire tutte quante le sostanze nutritive che gli servono per schiudersi. Ora però Robby, allontaniamoci, facciamolo schiudere. Sta funzionando, l'uovo si sta schiudendo. Quello è un baby NC Monster. È super carino. Sì Robby, voglio avvicinarmi. Ciao piccolo, siamo proprio noi che ti abbiamo fatto schiudere. Sì, e ora ti accompagneremo ad un laghetto che è fatto apposta per te. Così lì vivrai benissimo. Aspetta Robby, e se ci fosse ancora quella guardia? La guardia SCP? Effettivamente l'NC Monster è uno dei bersagli dell'associazione SCP. Dovremmo controllare prima di portarlo lì. Hai ragione, quindi direi di vedere prima con il nostro drone. Non ci posso credere, guarda, quella guardia è ancora lì nei paraggi. Non possiamo mandare il cucciolo di NC Monster proprio lì, è troppo pericoloso. Dani, questi sono cuccioli, ma sono comunque dei mostri marini. Ho un'idea, e se insegnassimo al nostro piccolo di NC Monster a difendersi da solo? Sì, Robby, sarebbe perfetto. Lui ha una mano sulla testa. Magari potrebbe lanciargli delle pietre. In questa maniera nessuno si avvicinerebbe. Allora seguitemi, addestreremo il piccolo di NC Monster. E voi iscrivetevi al canale. Questa è una guardia SCP. E adesso tu dovrai allenarti a colpirla con questo sasso. Provaci prima tu. Ecco, tieni. Non è un gran tiro, Robby. Beh, è comunque un bambino, non ha i muscoli. Però tranquillo, adesso ti insegnerò una super tecnica e poi tirerai fortissimo. Prendi la pietra, carichi tantissimo e poi tiri. Bravissimo, Robby, sei il mio eroe con i muscoli. Adesso, piccolo di NC Monster, è il tuo turno. Facci vedere quello che sai fare. Wow, quello sì che era un lancio forte, Robby. Ha letteralmente distrutto tutta quanta la guardia. Direi che il nostro cucciolo di NC Monster è pronto. E non ha paura più di nulla. Il cucciolo di NC Monster è entrato nell'acqua e si sta dirigendo proprio verso la guardia. E guardate, sta utilizzando la mossa che gli abbiamo insegnato. Sta tirando una pietra a quella guardia. Sono proprio fiera di lui. Deve aver fatto male, Robby. Però almeno adesso i nostri cuccioli sono al sicuro e possiamo andare ad aprire il prossimo uovo. Sì, sono troppo curiosa. Ora, Robby, siamo sicuri che la gente SCP non ci darà più fastidio. E quindi non ci resta che far schiudere anche l'ultimo uovo, quello del Sea-Eater. Quindi, Robby, abbiamo raggiunto i like. Sì, non ci posso credere, grazie amici. Guarda Dani, le catene vengono via e non ci credo. E quelle sono le istruzioni. Finalmente sapremo cosa dobbiamo fare per far schiudere quest'uovo. A quanto pare, per far schiudere l'uovo di Sea-Eater c'è bisogno di raffreddarlo tantissimo. Deve essere
quasi ghiacciato! Ma certo, Robby, lui è il re di tutti i mari e vive nei mari più gelidi. Dani, quest'uovo è il più grande e forse anche il più pericoloso. Avremo un mini Sea Eater. Dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale perché stiamo per fare qualcosa di assurdo. E io, Robby, ho già un'idea su come raffreddarlo. Andiamo! Ecco fatto. Dani, qui ho posizionato l'ultimo uovo, quello del Sea Eater. Ma come facciamo a raffreddarlo? Beh, useremo proprio questa, una sparaghiaccio congelante. Vuoi congelare quest'uovo con un raggio congelante, Dani? Esatto, ma allontanati, Robby, potrebbe essere rischioso per te. Prendo la mira e 3, 2, 1, via! Wow, Dani, quest'uovo adesso è freddissimo. Questa è neve ed è tutto ghiacciato. E ora, Robby, dobbiamo allontanarci. Il cucciolo si sta per schiudere. Guarda, Robby, è così carino. È il cucciolo di Sea Eater. Adesso non resta al cucciolo che entrare in acqua insieme ai suoi compagni NC Monster e Bloop. Sì, sarà super tranquillo. Oh. Dani, Quella è la guardia ed è tornata con uno scudo. con quello scudo potrà difendersi dall'NC Monster che gli lancia le pietre. Oh, non ci credo. E adesso che cosa ci inventiamo? Dobbiamo addestrare anche il Sea Eater. Lui è il re dei mari ed è il più forte di tutti. Piccolo, vieni con noi. Lui dovrebbe andare bene, siamo abbastanza distanti dal laghetto. Sì, e adesso insegniamogli a difendersi. Cosa potrebbe fare per difendersi? Lui è il più forte tra tutti e ha una bocca gigante. Beh, potrebbe creare degli ultrasuoni. Ottima idea, ma come glieli insegniamo? Qualcosa che può fare mentre si trova in acqua. Ci sono, Dani, guarda qui. Giusto, può sparare acqua proprio come i pesci. Provaci anche tu, Sea Eater. Concentra tutta quanta l'acqua nella bocca, poi irrigidisci le guance e sputa più forte che puoi contro questo albero. Sei pronto? Dani, ho un brutto presentimento. Il Sea Eater è davvero fortissimo. Meglio se andiamo via di qui. Oh sì? Non ci posso credere. Ma come ho fatto? Ha distrutto completamente l'albero. Guarda, lo ha tagliato perfettamente con il suo oggetto d'acqua. Beh, Robby, allora credo proprio che sia pronto per sconfiggere quella guardia SCP. Sea Eater, adesso tu hai un compito. Dovrai difendere i tuoi fratellini Bloop e NC Monster. Vai! Guarda, Sea Eater è entrato in acqua e sembra proprio che voglia sconfiggere la guardia. La guardia SCP è stata sconfitta una volta per tutte. E ora staranno tutti quanti bene. Missione compiuta. Oggi abbiamo deciso di creare l'acquario più incredibile del mondo. Sarà un acquario gigante, aperto a tutti. Ma c'è qualcosa di terrificante che dobbiamo dirvi. Conterrà i mostri marini We Swam Too Far in the Ocean e anche il Sea End Monster. In questo lago si sono schiuse le uova di NC Monster e We Swam Too Far. Il Sea End Monster è un mostro marino gigante. Di solito vive in mare e solo una gigantesca mano umanoide esce dall'acqua e afferra le sue prede. We Swam Too Far è ancora più misterioso. Si dice sia ancora più grande del Sea End Monster e compaia quando le persone nuotano troppo lontano nell'oceano. Si dice che nessuno l'abbia mai visto dal vivo, ma nell'oceano si creano delle strane increspature nell'acqua. E sotto quelle increspature c'è una strana sagoma che dovrebbe essere We Swam Too Far che caccia le proprie prede. Ancora non sappiamo chi sia stato a farci chiudere qui dentro, ma oggi utilizzeremo questo sottomarino telecomandato per scoprire cosa si nasconde qui. Ora lo metteremo in acqua e proveremo a farlo funzionare. Guardate, il sottomarino adesso è in acqua. E ora scopriremo se sono ancora qui. Regolo tutte le impostazioni Dani e ora vediamo se funziona. Sì, si muove! Adesso amici utilizzeremo il sottomarino per scoprire cosa c'è sotto quel lago. Non si vede niente, l'acqua è sporca. È davvero sporchissima quest'acqua. Ma aspetta, se mi avvicino, lì c'è qualcosa, Dani.
Sì, è qualcosa di nero. Sembra una valigetta. Sì, è proprio una valigetta. Cosa ci fa in fondo al lago una valigetta, Dani? Non lo so, Robby, ma dobbiamo assolutamente recuperarla e scoprire che cosa si nasconde al suo interno. Potrebbe essere pericoloso, ma andiamo. L'ho quasi presa. Ragazzi, guardate, ho recuperato proprio quella valigetta e adesso potremo riuscire ad aprirla. Non ci credo, guardate, serve una sorta di combinazione per aprirla. E adesso dove la troviamo la combinazione per aprirla? Forse non serve la combinazione, Dani. In macchina dovrei avere qualcosa che fa al caso nostro. Aspettami qui. In macchina avevo proprio quello che ci serviva. Guardate, questa è della dinamite e la utilizzeremo per aprire quella cassa. Infatti, ho detto a Dani di aspettarmi in un luogo più sicuro. Robby, guarda, qui penso che vada bene. Sì, Dani, questa è tutta quanta della roccia e sicuramente andrà bene per questa. Ma davvero vuoi utilizzare una dinamite? Dani, dobbiamo assolutamente scoprire cosa si trova in questa valigetta e questo potrebbe essere l'unico modo. Ma questa dinamite esploderà solo se raggiungeremo 10.000 like. Avete sentito, Robby? Lasciate tantissimi like. Sta funzionando, presto, allontaniamoci. Robby, ha funzionato, vieni. Controlliamo, ha fatto un botto incredibile. Sì, Robby, e guarda che cosa c'è dentro. Uno squalo. Io questo lo conosco, Dani. Questo qui è uno squalo speciale con tutti questi denti e se tocchi il dente sbagliato ti potrebbe tagliare la mano. È pericoloso, ma Robby, ti sfido. Io non ho paura di niente e quindi premerò questo dente. Ok, Robby, io premerò quest'altro. Se ora premo il dente sbagliato potrei perdere un dito. Premerò questo qui. Sono salvo. Oh, mamma mia, chi perderà secondo voi tra me e Robby? Io provo un altro dente, questo qui. Sono salva. Robby, ora tocca a te. Mancano sempre meno denti. Ora non so quale dovrei premere. Andrò con questo qui, l'ultimo di questa fila. Ai ai ai. Robby, tutto ok? Per fortuna ho ancora il mio dito, ma ho rischiato grosso. Ma adesso vediamo cos'altro c'è nel lago. Guardate, amici, siamo di nuovo sotto al lago. Sì, Robby, vai di lì, vai più avanti. Ma quello che cos'è? Sembra un buco. Sì, Robby, quello è un buco. Dobbiamo entrare al suo interno. Dani, quel buco potrebbe essere stato fatto proprio dal Sea End Monster oppure da We Swam Too Far. Sì, ma dobbiamo vedere dove sono andati. Abbiamo trovato dove è finito il sottomarino. Ragazzi, è molto pericoloso. Devo scendere in questo fiume. Robby, fai molta attenzione, potrebbe essere pericoloso. Guardate, proprio qui c'è il sottomarino, in questo che prima era un fiume. Loro hanno bisogno di acqua per vivere, quindi può essere che abbiano bevuto tutta l'acqua che c'era in questo fiume. Questa qui è una rete da pesca e dentro c'è ancora un pesce. Non ci credo, probabilmente dei pescatori devono aver provato a fermare We Swam Too Far e il Sea End Monster. E dici che ce l'hanno fatta, Robby? Ovviamente non possiamo saperlo, ma magari se proseguiamo su questo fiume riusciremo ad avere altri indizi. Robby, facciamo molta attenzione perché il terreno è instabile. Sì, Dani, qui prima c'era tutto un fiume, ma quello che cos'è? Ho visto qualcosa. Sì, Robby, guardate, sembra lo scheletro di un pesce. Ma certo, per poter sopravvivere, quei due hanno bisogno di mangiare e quindi hanno iniziato a mangiare anche i pesci che c'erano in questo fiume. Beh, Robby, ma loro sono dei mostri marini giganti e non credo che un solo pesce gli sia bastato. Continuiamo. Dani, guarda lì. Lo hai visto anche tu? Questo qui, Dani, deve essere lo scheletro di un pescatore. Sì, Robby, ha fatto una brutta fine. A quanto pare, inizialmente i pescatori hanno provato a bloccare il Sea End Monster proprio perché abbiamo visto che c'erano delle reti da pesca. Ma poi, mangiando questi pesci, il Sea End Monster e We Swam Too Far sono diventati molto più forti e hanno mangiato anche i pescatori, ragazzi. Beh, Robby, dobbiamo continuare lungo tutto questo percorso e vedere dove arriviamo. Assurdo, ragazzi. Guardate.
Questo posto è pieno di resti dei mostri marini. Guardate, lì ce n'è un altro. E qui ci sono altre ossa, che schifo! Avendo mangiato così tanto, saranno di sicuro diventati fortissimi. A quanto pare siamo arrivati fin qui. E qui, come vedete, c'è ancora dell'acqua. Quindi il Sea End Monster e We Swam Too Far potrebbero essere qui dentro. Adesso ci metteremo le nostre maschere e chiameremo il sottomarino per vedere cos'altro c'è qui dentro. Eccoci qui arrivati nel nostro sottomarino. Abbiamo tutto! Un telefono per chiamare aiuto! Pronto? Aiuto, aiuto! Abbiamo bisogno di aiuto per i mostri marini! E guardate, questo è il nostro radar! Con questo potremo accertarci se ci sono dei mostri marini attorno al nostro sottomarino. Un momento, Dani, guarda! È entrato un pesce nel nostro sottomarino! Forse c'è qualche perdita! Potrebbe essere pericoloso, Robby, ma adesso andiamo nell'altra stanza! Eccoci amici, siamo nella stanza di controllo del nostro sottomarino. E guardate, dietro di noi c'è un oblò che mostra che siamo ancora sopra il lago. Ma adesso attiveremo il comando per scendere sotto il livello del lago. E vediamo quali mostri marini troveremo. Ora siamo sotto il livello dell'acqua. E utilizzeremo questo drone per controllare quello che succede in superficie. Guardate, da qui si vede perfettamente tutto il lago. Perché l'acqua si muove così, Robby? Non lo so, deve essere opera di We Swam Too Far oppure del Sea End Monster, Dani. Molto probabilmente, ragazzi, quei due mostri marini hanno percepito la nostra presenza e stanno combinando qualcosa. Robby, aspetta, ma potrebbe essere anche un altro mostro marino. Allora, Dani, devo mostrarti qualcosa. Guardate, siamo tornati in questa stanza perché abbiamo qualcosa da mostrarvi. Sì, dovremo aprire questi pacchetti misteriosi di mostri marini. Questi pacchetti contengono dei mostri marini che potrebbero trovarsi anche all'interno del lago. Vediamo cosa c'è qui dentro. Guarda, Dani, io ho un famelico squalo bianco. Questo qui è cattivissimo. E guardate, si allunga tantissimo. Guarda, Robby, questo qui è un alligatore. Ma questo è un alligatore gigante, Dani. Speriamo di non trovarlo all'interno di questo lago. Ma abbiamo anche un'altra sorpresa per voi. Guardate qui, abbiamo altre due buste e queste contengono le leggende dei mari, i mostri marini ancora più pericolosi. Robby, ho davvero paura che uno di questi mostri marini si trovi in quel lago. Io non voglio assolutamente incontrarlo. Voglio che commentate qui sotto scrivendo il voto di chi è più pericoloso. Apri tu, Dani. Ok, Robby, vado. Guardate, mi è uscito il mososauro. Ha una bocca davvero gigante e si dice che sia l'antenato di We Swam Too Far. Veramente, Robby? Sì, io gli do un voto di pericolosità di 8 su 10. È vero, mi fa molta paura. Anche io gli do un 8 su 10. Ma adesso vediamo cosa c'è nel tuo. Nel mio, Dani, ho trovato un Dacosauro. Lui è un super nemico del mososauro. E guarda, Robby, ha una pinna lunghissima. Con questa pinna lui può nuotare super veloce. Gli do un 7 su 10. Io invece, Robby, gli do un 6 su 10. Essendo di questo colore non mi fa molta paura. Voi che voto date a questi animali super pericolosi? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Oh no, Dani, stanno iniziando a combattere. Si odiano proprio, sono davvero nemici. Siamo tornati nella nostra sala di controllo e adesso continueremo ad utilizzare il nostro drone per vedere se ci sono mostri marini in questo lago. Sì, Robby, voleremo sopra tutta l'area. Mi raccomando, se notate qualcosa di strano o particolare scrivetelo qui sotto nei commenti. Sì, amici, dovete aiutarci. Il Sea End Monster di solito si può nuotare con una gigantesca mano sopra la sua testa, mentre invece il Long Neck Titan, We Swam Too Far in the Ocean, ha un collo lunghissimo. Robby, nel lago non mi sembra esserci più nessuno. Magari dobbiamo sorvolare un'altra area. Guarda, Dani, da qui si vedono un sacco di alberi della foresta. Ma aspetta un secondo, qui c'è una strana pianura e se mi avvicino mi sembra di vedere un piccolo puntino giallo, lo vedi? Sì, Robby, avvicinati, magari scopriamo che cos'è. Mi sto avvicinando all'oggetto misterioso nella prateria, ma più mi avvicino, ecco, Dani,
Sembra un barile che contiene un mostro marino. Sì, Robby, magari contiene altre uova di un mostro. Dani, devi uscire dal sottomarino e andare a recuperare quell'oggetto. Ti aspetto nell'altra stanza. Va bene, vado, Robby. Eccolo qui, sembra il contenitore di un altro mostro marino. Lo porterò con me nel sottomarino e lo farò vedere a Robby. Ecco, Robby, l'ho preso. Oh, hai anche già iniziato a scartarlo, brava! Adesso vediamo cosa contiene questo barile misterioso. Fai attenzione, Robby, non sappiamo che cosa contenga. Guarda, Dani, ci sono un sacco di buste di mostri marini. Sì, ma guarda qui. Questa sembra la bava del mostro marino. Voglio assolutamente aprirla. Non ci posso credere. È super viscida. Non ho mai toccato una cosa così viscida. Ma ora scopriamo quale mostro marino si cela all'interno di queste buste. Sono troppo curioso. Non ci credo, Robby! Questo è il Kraken! Guardate, lo abbiamo montato tutto! E il Kraken è uno dei mostri marini più pericoloso che esista! Beh, io gli do un grado di pericolosità di 9 su 10, perché comunque We Swam Too Far e il Sea End Monster sono molto più pericolosi. Robby, per me è fortissimo con questi tentacoli, quindi io gli do un 10 su 10! È assurdo, sembra proprio che quei mostri marini non siano più in questo lago, ma com'è possibile, Dani? Non lo so, Robby, però aspetta, lì c'è un cancello! Forse, Dani, questo cancello blocca la via per il mare e può essere che siano diventati così tanto forti da arrivare fino al mare da questo lago. Forse dovremmo andare a controllare proprio al mare. Va bene, Dani, andiamo al mare. Oggi troveremo We Swam Too Far e anche il Sea End Monster. E voi, amici, iscrivetevi al canale di Dani e Robby se come noi volete trovare quei due mostri marini. Guardate, siamo finalmente arrivati sulla spiaggia. E ora dobbiamo controllare se ci sono tracce del Sea End Monster. Faremo volare il nostro drone, ma per precauzione ci metteremo qui sotto, così noi saremo al sicuro e potremo controllare tutta l'area. Ma adesso, Robby, non perdiamo tempo, mettiamoci al lavoro. Ecco, Dani, sto facendo volare il drone sopra la spiaggia. Dobbiamo controllare tutta l'area, ma lì in fondo sembrano esserci delle barche. Queste qui, ragazzi, potrebbero essere le barche abbandonate dai pescatori che provavano a catturare il Sea End Monster. Sì, Robby, però sono rimaste qui, quindi significa che i pescatori avranno usato dell'altro. Non lo so, può essere che sono stati attaccati e hanno dovuto lasciare le loro barche qui ma abbandonate sulla spiaggia. Ma guarda, Dani, ecco cosa ho trovato. Sembra esserci una sottospecie di apertura qui. Sì, Robby, hai ragione, e passa anche dell'acqua per di lì. Acqua e un'apertura, potrebbe essere un collegamento con il lago. Sì, magari sono passati proprio qui sotto. Dani, dovremmo andare a controllare di persona. Hai ragione, andiamo. Guardate, amici, qui c'è un'apertura. Magari è collegata al lago. Sì, il Sea End Monster e We Swam Too Far erano diventati così forti da dover andare fino al mare e sono passati proprio da qui. Questo significa che potremmo averli trovati. Cerchiamo altri indizi. Sto proseguendo avanti per la spiaggia alla ricerca di nuovi indizi. Vedo qualcosa, Robby, avvicinati. Mi sto avvicinando, Dani. Sembra una corda su un tronco. E che cosa ci fa lì? Non riesco a capire. Quel tronco sembra davvero pesantissimo e questa corda devono averla lasciata i pescatori. È troppo strano, Robby. Forse l'hanno utilizzata proprio i pescatori. Andiamo a controllare. Guarda, Dani, questo è un altro indizio. Sì, Robby, magari è la corda che utilizzavano i pescatori. Sì, molto probabilmente i pescatori volevano catturare il Sea End Monster e We Swam Too Far e legavano questa corda così attorno alla loro vita. Sì, così potevano andare in mare senza essere trascinati dai mostri marini. Infatti questa corda è legata a quel tronco pesantissimo. Molto furbi quei pescatori, ma cerchiamo altro. Questa è proprio la via che porta fino al mare, Dani. Sì, Robby, però sembra totalmente libera. Guarda, ma queste sono anche delle reti da pesca. Sì, e sotto le reti sembra esserci
esserci qualcosa. Dani, anche questo è un indizio e dobbiamo accertarci di persona di cosa si tratta. Voi amici lasciate tantissimi like. Qui ci sono ancora le reti da pesca dei pescatori e c'è addirittura ancora un pesce all'interno, guardate! Le hanno usate per catturarli, ma hanno trovato soltanto un pesce. Onestamente noi sappiamo quanto possono essere grandi quei mostri marini e queste piccole reti non sarebbero mai serviti a nulla. E voi che cosa ne pensate? Si può catturare Sea and Monster con questa rete? Non sembra esserci nulla. Prova da un'altra parte. Aspetta Dani, forse ho trovato qualcosa. Guarda qui, cosa sono quelle? Non lo so, avvicinati Robby, sembrano delle ossa. Ragazzi, vi rendete conto? Delle ossa! Abbiamo trovato delle ossa sulla strada percorsa da We Swam to Far e dal Sea and Monster. Aspetta Robby, lì c'è dell'altro, vedo una strana ombra. Dani, quello è un cartello di pericolo. Più tardi andremo a controllare di persona, ma voglio prima assicurarmi che ci sia tutto quanto in sicurezza. Hai ragione, controlliamo dappertutto. Lì in acqua c'è qualcosa. Sembra uno strano animale. Ragazzi, lasciate subito like a questo video se volete che andiamo a controllare questo strano animale e di cosa si tratta. Potrebbe essere molto pericoloso, quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto. Non ci posso credere, guarda. Abbiamo trovato anche le ossa! Sì, Robby, queste devono essere delle ossa di qualche pescatore che non è riuscito a catturare il Sea and Monster. Quindi a quanto pare il gruppo di pescatori che li stava cercando ha subito delle grosse perdite! Ma guarda, i sopravvissuti hanno messo quello! Sembra un cartello, Robby, che avvisa del pericolo dei mostri marini. Esatto, Dani, i sopravvissuti forse non sono riusciti a sconfiggerli e però hanno voluto avvisare tutti quanti quelli che passano di qui che ci potrebbero essere i due mostri marini proprio in mare. E guarda lì, Robby! Sì, Dani, lo avevamo già visto con il drone. Questo qui deve essere un piccolo dimososauro, ossia un parente del Sea and Monster. A quanto pare sono lì e stanno già iniziando a fare dei cuccioli. Questo qui lo lasceremo qui in acqua e dobbiamo cercare se ci sono il Sea and Monster e We Swam to Far proprio nell'oceano. Diamoci da fare, Robby. Vieni, Dani. Dobbiamo salire più in alto. Dall'alto vedremo meglio tutta quanta la situazione di questo mare. Sì, Robby, brighiamoci. Noi siamo saliti fin qui sopra soltanto per voi, quindi iscrivetevi al canale. E adesso cerchiamoli, Robby. Tu vedi qualcosa? Dani, è molto difficile. Guardate anche voi, ora vi mostreremo il mare. Se notate qualcosa di strano, scrivetelo qui sotto nei commenti. No, Robby, loro si trovano in acque molto più profonde. Dobbiamo usare il nostro drone. Giusto, Dani, allora andiamo. Guarda, Dani, sto volando velocissimo sopra l'acqua alla ricerca di indizi o increspature sopra il mare. Tu vedi qualcosa, Robby? Io al momento ancora nulla. Il Sea and Monster dovrebbe trovarsi da qualche parte con una mano sopra l'acqua che funge da esca per le sue vittime. Sì, Robby, aspetta, ma lì vedo dell'acqua che si muove in maniera strana. Dani, oh mamma mia, non ci credo, qualcosa sta uscendo fuori dall'acqua. Sì, Robby, sono proprio loro, non ci credo. Abbiamo comprato una gabbia gigante per riuscire a catturare quei due mostri marini. E useremo queste due barche per posizionare la gabbia proprio all'interno del mare. Non vi preoccupate, abbiamo queste due canne da pesca con il quale potremo anche pescare delle esche per il Sea and Monster e We Swam to Far. Possiamo farcela, Robby, andiamo. Andiamo.